Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2026. Ragazzi, abbiamo il Sole e la sacerdotessa. Direi che potrebbe essere un periodo di chiarezza mentale, un periodo dove riuscirete ad avere come un'idea più ampia, più nel lungo periodo, di una certa situazione o relazione. Diciamo che la carta del Sole è una carta di crescita e di prosperità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con la carta del carro. Abbiamo un 10 di bastoni, scusate, di spade, la carta della torre, la sacerdotessa nuovamente, asso di bastoni, re di pentacoli, fante di coppe e 10 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento energetico del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti, slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere le varie casistiche, quindi il lavoro, l'amore, il denaro, eccetera. Allora, io ho la sensazione che qui con questo carro a inizio aprile ci sia come una scelta da dover effettuare, da dover prendere, come il dare una direzione. Andiamo a vederlo. 3 di bastoni e fante di coppe. Sì, c'è come uno spostamento da una situazione ad un'altra, da un'idea ad un'altra, da un progetto ad un altro. Andiamo a vedere il 10 di spade. 5 di bastoni. E 7 di coppe. Io ho come l'idea con questo 10 di spade, ma perché poi c'è anche la torre dopo tra l'altro, che ci sia un capitolo da chiudere. Potrebbe essere inerente un determinato progetto, e qui il carro me lo spiego come un muoversi lontano da questo progetto. Può essere un momento, effettivamente ragazzi avete un 5 di bastoni e un 7 di coppe, quindi non vi nego che potrebbero esserci delle discussioni nel mese, e questo 10 di spade mi sembra che sia qui per chiudere con tutte queste discussioni che con il 5 di bastoni in realtà sono discussioni di poco conto, sono discussioni, mi viene da dire vedendo 7 di coppe anche un po' illusorie, potrebbero essere discussioni su un probabile futuro, quindi su cose che in realtà ancora non esistono. Andiamo a vedere il 10, la torre. Giustizia e stella. Ragazzi, è che qui io sento proprio come una separazione, una chiusura di un capitolo. Può essere il mi muovo da qualche cosa che non mi soddisfa più e interrompo le vecchie energie, perché qui avete anche la sacerdotessa, come ce l'avete qui,
ed è come se ci fosse un'idea nel lungo periodo, un chi voglio diventare io, che cosa voglio io per la mia vita tra 5-10 anni, per esempio. Andiamo a vederla. Mm. Due di coppe e torre. Io ho come l'idea che ci sia un'alleanza qui, che potrebbe essere traballante. Traballante, ma perché con questo 5 di bastoni probabilmente ci sono parecchie discussioni nel mese di aprile, potrebbero esserci delle incomprensioni, potreste scoprire di non avere un obiettivo comune con l'altra persona e quindi qui è un po' il chiedersi: ma che cosa voglio io? Che tipo di relazione voglio io? Che tipo di alleanze voglio io? Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 9 di coppe e re di spade. C'è un movimento, c'è un'azione, c'è un qualche tipo di inizio, di nuovo approccio, mi verrebbe da dire. Datemi una carta per il 10 di spade. 4 di spade. Io credo che stiate cercando nel mese di aprile di se vogliamo aggiustare o ricreare una nuova realtà rispetto a questa che state chiudendo. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Tre di spade e Cavaliere di Pentacoli. Ho come la sensazione che non vi lascerete più mettere sotto. Scrivetemi nei commenti. Però è come se finalmente decidesse ad un certo punto di prendere in mano la vostra vita, di prendere in mano le vostre scelte, di guardare per voi, mi viene proprio da dire. Andiamo a vedere il Fante di coppe, Regina di coppe e Giudizio. Andiamo a vedere anche il 10 di Pentacoli. Ruota della fortuna e 10 di coppe, molto bene. Allora, la sensazione che ho è che ci sia come un momento di crisi qui, dove qualcuno di voi possa pensare di lasciarsi indietro una determinata situazione, una relazione, un modo di pensare, un progetto, qualche cosa. Ok, qui all'inizio di aprile sento che potrebbe anche esserci proprio una divisione per qualcuno, la chiusura di un capitolo, la rottura di certi equilibri. Però è anche vero che da metà mese in poi, secondo me, si inizia a fare qualcosa. Mi viene anche da dire per recuperare un po' la situazione, in qualche caso. In altri casi, secondo me, si può aprire una situazione diversa, differente. Allora, partiamo. Ah no, scusate, voglio dirvi anche un'altra cosa. La fine del mese è molto 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 positiva perché abbiamo 3-10 praticamente. Quindi è un capitolo che si chiude. Sono 10 positivi questi, anche qui avevate un 10. Però con i 10 di coppe e il 10 di pentacoli sono carte molto ricche, molto abbondanti, serene, come vi posso dire? Riempitive, mi viene da dire, che vi riempiono a livello di anima anche proprio. E poi c'è una bellissima ruota della fortuna che è un cambio fortunato. Di solito sono cambi positivi, sono cambi veloci. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Secondo me c'è una buona possibilità, ragazzi, per voi di trovare qualche tipo di lavoro o di iniziare qualche lavoro. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro da casa. Potreste non essere neanche tanto ferrati in materia, perché secondo me per qualcuno è un lavoro nuovo, però devo dire che tutto sommato le cose vanno molto bene, considerata
considerato questo gruppo di carte finali. Secondo me potrebbe essere proprio un'azienda medio-grande, quella che vi assume, o dove troverete questo sbocco di lavoro. L'idea è che facciate dei corsi di aggiornamento per essere più tempestivi nelle risposte, mi dicono. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, se per caso volete chiedere un aumento di stipendio, una promozione, qualche rimborso in più, sento che è un buon periodo per fare questa domanda ed è facile che arrivi una risposta positiva. Per quello che riguarda i colleghi, allora, non è un periodo che va malaccio, nel senso che si sopravvive, mettiamola così, però un consiglio che vi danno le carte è di non prestare tanta attenzione a chi vi sta intorno, cioè focalizzatevi sul vostro lavoro e basta. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, qui devo dire che per qualcuno potrebbe esserci come la rottura di un equilibrio di una collaborazione, però nonostante questo riuscirete come a portare avanti i vostri progetti e verso fine mese vi dico che secondo me potreste essere ricontattati o potreste ricontattare voi un'azienda, un cliente, un fornitore vecchio con il o la quale stavate collaborando e da lì nascere una collaborazione nuova e proficua. Avete due volte la sacerdotessa, qui state cercando di guardare nel lungo periodo, di creare come una realtà lavorativa che vada avanti per almeno i prossimi 5-10 anni. C'è la ruota della fortuna in fondo e un 10 di pentacoli, potrebbero anche arrivare delle occasioni fortunate in più. Io la sento una buona azienda. Tenete presente che quando c'è un 10 di pentacoli potrebbe essere una multinazionale, quindi un'azienda proprio grossa. Parliamo di progetti. Io qui sento che se state collaborando con qualcuno è il caso di interrompere questa collaborazione e di ripristinare gli equilibri. Potrebbe anche essere, per esempio, due soci che si dividono e decidono di tanto in tanto di collaborare, perché magari a livello lavorativo sono complementari, però a livello personale non si prendono. Quindi, onde evitare di discutere, è come se fosse meglio questa scissione, però per poi continuare a collaborare là dove ce n'è bisogno. Se parliamo di soldi, allora io non vi sento male, sinceramente, anche perché con questo gruppo di carte finali, secondo me a fine aprile potrebbero arrivare dei soldi in più, potrebbero essere delle vincite, delle eredità, dei premi produzione, potrebbero essere, per qualcuno potrebbe anche essere il pensionamento e quindi di lì capirei un po' perché tutto questo, questa sofferenza, se vogliamo, nel distacco. Però devo dire che vi vedo bene, vi sento come padroni della vostra parte economica, sarete anche in grado di gestirla al meglio. Vi dico anche che se avete dei debiti, sento che è come se le cose procedessero bene, come se riusciste a far fronte a questi debiti tranquillamente, ok? Non dovete rinunciare a niente, secondo me. Beh, forse qualcosina, però niente di preoccupante. Se per caso siete investitori, è un buon mese. È un buon mese perché vedo come dei risultati, vedo dei guadagni. Diciamo che la cosa che sento è che c'è come una salita, facciamo conto che siano azioni, molto lenta, però è sempre in salita, ok? Parliamo adesso di relazioni. Allora, qui secondo me è un po'
la parte più dolente del mese. Allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, vi dico che secondo me potreste portarvi a casa un'amara sorpresa. Sento come dei litigi, dei bisticci a livello di famiglia, però sento che poi anche potrebbero esserci delle scuse, quindi è come se ci fosse un momento di battibecco che poi però comunque si risolve. Per qualcuno, allora, se per caso avete come una compravendita più vendita di una casa in ballo, io credo che entro la fine del mese potreste effettivamente o riuscire già a vendere questa casa o perlomeno fare il compromesso. C'è come qualche cosa che vi tiene legati alla parte familiare che nel mese di aprile vi slegherà. Cioè, supponiamo che sia, che ne so, la sparo lì perché è la prima cosa che mi viene in mente. Abbiate un debito con la vostra famiglia perché abbiamo prestato dei soldi e li state, come dire, restituendo e sento che è come se entro la fine del mese questa cosa vi cesserà, è come se vi liberaste. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single, ragazzi, secondo me già a inizio mese potrebbe arrivare qualcuno di interessante. Io ho come la sensazione che voi non siate tanto convinti ancora di questa persona o comunque se diciamo arrivate da un momento di separazione recente, può essere che abbiate bisogno di prendervi il vostro tempo prima di infilarvi in un'altra situazione. Definite bene quali sono i vostri obiettivi e comunicateli all'altra persona perché sento che, anche se ognuno dei due ha un po' timore di dirlo all'altro, però secondo me l'obiettivo potrebbe essere uguale. Tipo, non lo so, voglio solo star bene, non voglio grane. Tipo, sto cercando qualcuno con cui passare il resto della mia vita. Cioè, è come se fossero, se foste allineati, ok? Però è come se avesse bisogno di tempo per allineare, per rendervi conto che siete così tanto allineati. Devo dire che la lettura finisce con delle bellissime carte e quindi secondo me può essere una persona con la quale star bene, costruire qualche cosa, divertirsi. L'unica cosa che mi viene da dire è che, a parte potrebbe esserci una differenza di età, no, però tutto sommato vedo che, insomma, ehm, si può creare una bella relazione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, c'è Maretta nel mese di aprile. Potrebbero esserci delle discussioni, potrebbe esserci qualcuno che viene a chiedere scusa, potrebbe esserci il ricorrere a, sapete, no, due bisticciano, uno va dalla propria famiglia e l'altro va dall'altra per cercare conforto, per cercare appoggio. Ecco, questo sì che lo sento. Però poi alla fine, secondo me, le cose potrebbero risolversi perché abbiamo comunque qui un sacco di 10 positivi e quindi sento che in qualche modo le cose si riappianano, si ritrova come un'unione familiare. Perché qui con la sacerdotessa, e ce l'avete anche qui, si guarda nel lungo periodo, ok? Quindi ehm, sento che è come se alla fine vi rendeste conto che non vale la pena bisticciare per cose di poco conto, però quello che è importante è avere una linea di vita comune. È come se ci fosse un qualche cosa, e può essere un progetto, sul quale vi troverete a discutere, vi troverete ad avere proprio punti di vista opposti e che in qualche modo effettivamente potrebbe incrinare la relazione o la situazione, soprattutto ragazzi se c'è la famiglia di mezzo. Parliamo adesso delle persone che sono in una relazione clandestina, non etichettata, magari difficile. Dunque,
Anche qui sento che il mese non sarà proprio liscio, ci sono come delle divergenze. Potreste ad un certo punto anche decidere di rompere con questa persona, però poi in realtà alla fine del mese sento che con tutti questi 10 le cose miglioreranno nettamente. È proprio un periodo più sereno quello che arriva verso la fine di aprile, ragazzi. È un periodo, diciamo, che vi riempirà anche l'animo, secondo me. Una cosa che devo dire per chi avesse figli, nel mese di aprile potrebbe esserci un distacco da parte dei figli. Magari vanno a vivere per conto loro, oppure vanno all'estero per questioni di studio. C'è come una sorta di scissione, di divisione tra voi e i figli, però questo non vuol dire che il rapporto si deteriori, anzi, per come vedo le carte, si rinforza ancora di più. Mm? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, che cos'altro vi vuol far vedere. Oltre le illusioni, che è la carta del giudizio che avete già, e trasformazione, che è la morte, quindi 2 arcani maggiori. Le illusioni le vedo anche qui, ragazzi. Inizio mese c'è questo bel 7 di coppe che vi fa vedere solo certe cose o vi fa pensare in certi risvolti della medaglia. Però è anche vero che avendo la carta della morte, qua con queste 2 torri bisogna un po' ridimensionare queste ideologie, queste aspettative, questa visione che avete della coppia, della relazione, della situazione, ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ascenso sarebbe promozione. Ad aprile, ragazzi, quindi siamo qui. Se state aspettando un aumento di stipendio, un aumento di livello, un aumento di ruolo, un aumento, punto, arriva ad aprile. Ma di fatti qui si vede, molto probabile. Qualcuno potrebbe anche diventare il capo di un gruppo, essere messo come alla guida di un gruppo di persone, di un gruppo di aziende. Mi parlano di franchising. Magari qualcuno risuona. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video e per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che sono 4 playlist fino ad adesso, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Lì dentro troverete tutto quello che io ho studiato, esoterismo, metafisica, tutto quello che io ho studiato in 30 anni che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, comunque quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!